Siamo arrivati al Palazzo d'Estate, siamo arrivati via, diciamo, Lago, con i battelli che ci portano qua in tutta questa grande, diciamo, fiume anche che diventa più in là, ed è molto suggestivo, diciamo, arrivarci in questo modo, perché piano piano si scorge, diciamo, il fronte, diremo così, di questo Palazzo d'Estate. Ha due parti, due aree, diremo così, due bracci, si vede qua anche la fine della pagoda del braccio, diciamo, della tigre cosiddetta, che troviamo sulla destra del fronte di questo palazzo. Sulla parte della sinistra invece il drago è quasi assente. Invece vedremo poi salendo nella partenza di quasi due tigri, una send, quindi un doppio abbraccio, e quindi una formazione delle tigri molto più forte. Questo cosa significa? Significa che la parte della tigre, cioè la parte, potremmo dire, della zona metallo, fa denotare un concetto di potere, di potenza, di controllo maggiore. Quindi potremmo dire che chi stava qua e abitava qui prendeva, diciamo, dal territorio maggiore spinta sull'aspetto, diciamo, di gestione politica e di controllo. Bisogna dire che questo posto qua è pieno di situazioni non così, diciamo, belle, potremmo dire, perché ci sono tutti gli intrighi anche politici all'interno, di uccisioni, di successioni, diciamo, anche di cariche politiche. In realtà doveva nascere come un posto, diciamo, per l'estate, per poter, diciamo, rinfrescarsi. Vero è invece che poi è una delle concubine principali, Cixi, che rimase qua per un lungo periodo, perché poi divenne la sua permanenza, controllò a livello politico la situazione, anche in modo, diciamo, non così ortodosso, anche diciamo, uccidendo diverse situazioni che potevano concorrere a lei. Era una donna molto ambiziosa che in qualche modo si alleò anche con la prima imperatrice, dopo che appunto l'imperatore morì. Infatti fu questo periodo Qing, fu diciamo, considerato il periodo delle due imperatrici anche. Lei dietro le righe stette in questo posto, sempre governando a distanza, diciamo così, la realtà politica all'interno di Pechino. Vediamo dal punto di vista del Feng Shui cosa possiamo dire. Devo dire che non è, dagli studi che ho guardato, anche con l'Opan, le analisi che sono state fatte, non è proprio il massimo del concetto di Feng Shui tradizionale. Vedremo anche altre, diciamo, realtà a Pechino molto più potenti da questo punto di vista. Intanto il Qi è eccessivo anche nel lago rispetto a quello che è la realtà, diciamo, di questo edificio. Un lago artificiale che fu costruito apposta e in qualche modo però è esorbitante, esondante rispetto alla struttura. Poi in qualche modo anche il dragone, diciamo, l'energia del drago che arriva sulla sommità in quest'area non è allineato perfettamente. Seconda cosa, infatti, successivamente questa concubina diciamo, allestì diversi templi ma anche diverse dimore e migliorò l'assetto, diciamo, generale di questa struttura, però rimane sempre una struttura che ha delle parti, potremmo dire, non così favorevoli anche dal punto di vista del Feng Shui, con, diciamo, certe diverse pecche. Però se analizziamo bene, questa struttura doveva essere un discorso più di residenza di villeggiatura, non doveva essere una residenza politica. Quindi ecco perché, diciamo, è strano che nei maestri di Feng Shui così tradizionali ci sono così tanti errori, anche se così tanti errori li troviamo nella dinastia Qing, nelle tombe, troviamo delle cose un po' anomale. Probabilmente siamo nel periodo della decadenza, dove il Feng Shui anche non era così considerato e così studiato come nelle sue origini, e siamo alla decadenza che politica e anche probabilmente anche di studi. Alle nostre spalle troviamo il tempio chiamato il Tempio della Longevità. L'imperatore che fece costruire questo palazzo estivo apposta per la madre, in particolare per onorarla in uno dei suoi ultimi compleanni, pensò di costruire questo tempio all'interno del quale si svolgevano delle cerimonie da dedicare in qualche modo ad un tema di longevità e di abbondanza. La conformazione di questa enorme villa si dispone su un asse nord-sud. Qua siamo, quello che notiamo guardando il Luopan
è che la posizione è perfettamente un nord-sud preciso. Ora questa posizione qua, diciamo, oggi si considera sfavorevole per le case, per diversi concetti, diciamo, avanzati del Feng Shui, però per le dimore come i templi, appunto, come le dimore degli imperatori, era accettata questa cosa, perché solo l'imperatore poteva governare gli assi cardinali nella sua massima potenza, ovviamente perché si legano a solstizi e l'equinozio nel Luopan, ma si legano a punti particolarmente difficili da gestire e solo chi veramente aveva carica politica e potere poteva riuscire a fare questo. Questo è un esempio eclatante. Abbiamo una cosiddetta linea morta, che non è delle principali ma delle secondarie, che in qualche modo governa tutta questa fronte fino alla sua sommità. Vediamo come anche preciso l'asse veniva gestito precisamente perché doveva il flusso entrare anche dal lago. Abbiamo visto prima il lago, l'energia entra dal portale, siamo nell'area qua dove l'energia circola e continua a circolare salendo in su in modo spiraliforme fino alla sommità della pagoda centrale. Sempre all'interno del palazzo estivo ci stiamo avvicinando alla sala dei cerimoniali, bene riconosciuta perché nel centro di questa grande sala erge un grande incensiere che fungeva appunto da punto focale delle cerimonie volute dall'imperatore. Il C non va mai in linea retta e per capire questo concetto lo vediamo qua anche nella sua funzione architettonica. Vediamo qua i tetti come degradano lentamente fino alla parte del Mintang, cioè del grande lago. Sono, diciamo, una successione ritmica armonica perché il C in qualche modo dal lago che si concentra e si orienta piano piano viene poi a entrare nei vari portali per poi salire su fino alla parte finale. Notiamo anche nel lago che l'isolotto centrale. L'isolotto centrale lì ha una sua funzione caratteristica. Uno riprende un po' questo concetto della tartarure dell'immortalità, così chiamate, no? Che sono questi concetti mitologici quasi che richiamano le montagne sacre, le montagne dei santi, di questi immortali. E questa è una funzione più che altro simbolica. La funzione invece energetica è che il C in qualche modo nella parte proprio centrale qui di questa dimora viene trattenuto, quindi potremmo dire è la fenice, se studiamo il Feng Shui, è la fenice del fronte del lago che in qualche modo trattiene il C prima che poi rientri nei portali e piano piano risalga. Nel Feng Shui, se parlando di C, c'è una cosa importante, l'utilizzo della pagoda, la sua costruzione. La pagoda veniva fatta sempre su un punto dove il dragone, cioè il crinale montagna, andava piano piano a discendere. Questo momento apice del dragone, il momento più alto, il C si coagulava, si condensava. E proprio lì veniva costruita una pagoda. Questo è un esempio molto interessante. Vediamo come c'è vicino della montagna, alla fine della sommità della testa del drago, così chiamata. E a quel punto, diciamo, creando questo avupuntore, questa energia che ferma il C, si creava come un movimento rotatorio in cui tutta la vallata ne andava a beneficiare. L'architettura in linea cinese è tutta fatta in castri, non ci sono chiodi, non ci sono tasselli, non ci sono ovviamente collanti. Se guardiamo questo tetto dalla parte alta, notiamo la sua bellezza, a parte dei cori e colori che quindi erano sgargianti, pensiamo un po' alla nostra città così grigie, però in tutto l'incastro è tutto, si tiene tutta la struttura di incastri e consideriamo che siamo in elevata altezza, quindi con piogge, con movimenti di venti, è un'architettura anche abbastanza alta, ha ben 100 anni questa struttura, ha completamente tenuto ancora neanche un movimento, quindi consideriamo la conformazione di questo luogo dal punto di vista del Feng Shui è appunto la solita struttura a ferro di cavallo, potremmo dire, no? Dove c'è la parte centrale, abbiamo visto il lago, che è la parte del Mintang, il fronte, abbiamo un punto Xue, abbiamo visto che non è proprio centratissimo sull'asse, abbiamo l'area, diremo così, del drago, che è la montagna a sinistra del fronte, e qua invece abbiamo la tigre. Siamo all'inizio della tigre qua, che si vede che parte, ed è molto indietro, quindi c'è una doppia send che continua anche fino giù. La tigre in questo caso, questa struttura, è molto più potente del drago. Questo fa dimostrare, diciamo così, che la gestione qua di chi ci ha abitato era molto sulla parte gestionale, di potere, di controllo. Infatti anche qua stiamo andando nella zona nord del palazzo. Come sempre l'acqua la fa la regina che circonda anche la parte nord e si imbocca, diciamo così, anche a sud nel grande lago.